Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Medors. Un paio di settimane fa abbiamo ospitato in concessionaria l'Honda Live Tour, un evento dove è stato possibile toccare con mano buona parte dei prodotti Honda. Lo ammetto, ormai sulle prove sono abituato male, avendo a disposizione decisamente più tempo rispetto al canonico giro da 15-30 minuti. Ma la curiosità in questo caso ha preso il sopravvento e ho voluto fortemente avere un primo contatto con tre modelli decisamente differenti tra loro, con tre diverse destinazioni d'uso, ma tremendamente efficaci e funzionali per le loro categorie. La prima è stata la CB1000R Black Edition, forse quella che volevo provare di più davvero. Infatti non mi sono nemmeno dedicato a commentare più di tanto il breve test, dato che volevo stare da solo con lei. La seconda è una vera e propria novità di quest'anno, ed è stata l'NT 1100, moto che ho criticato sin dalla sua presentazione e che dopo essere salito in sella posso dire che non è una moto nata da passione viscerale e folle ingegneria, ma ad ogni modo svolge dannatamente bene il suo lavoro. La terza e ultima è una media crossover con ruota da 19 pollici, la CB500X, che fa parte di una piattaforma di moto iper collaudate e funzionali che finalmente hanno raggiunto l'upgrade ciclistico sull'avantreno della forcella a steli rovesciati e del doppio disco. Inoltre anche la spinta ai bassi è stata decisamente rivisitata rispetto alle ultime versioni che provai oramai nel lontano 2017-2018. Senza dilungarmi oltre, saltiamo in sella e facciamoci un giro all'Honda Live Tour di Ferrari Moto. Bella. Che spinta che c'ha. Oggi finalmente tocchiamo con mano la NT 1100. Allora, oggi in questa giornata fresca il giro sarà piccolo, ma avremo modo di saggiare la protezione di questa NT 1100, versione con il DCT, come potete notare. Sarà un test corto ma efficace. Qui c'è il display touch. Allora, l'erogazione è molto fluida. Qui intanto vediamo che la mappa drive sta andando di inerzia, ci sta mettendo su delle marce molto comode. La sella è comodissima, si guida parecchio dentro la moto, anche in scalata il cambio DCT è estremamente fluido, non è marcata la sensazione di on-off quando si prende il gas in mano. Io di modello DCT provai la precedente 1000 e devo dire la verità, è un'altra cosa. Tra l'altro sento un piacevole tepore, sono le manopole riscaldabili che al momento sono a palla e non è affatto male, visto che ha un abbigliamento molto leggero, quasi estivo, e comunque la temperatura è abbastanza fredda. Potete notare comunque che il termometro segna 7 gradi. Bella a lungo. Tra l'altro mi piace che il cambio segna, segue una sua logica, cioè se tu gli richiedi potenza, ovviamente anche in drive ti tira comunque la marcia, non te la taglia, non te ne mette altre dentro. Poi quando vuoi andare su un'andatura un po' più morbida, a filo di gas inizia lui a inanellare le marce e a metterti in una modalità di guida standard. La turbolenza, io sono molto alto, la sento appena sopra il casco, quindi la protezione è più che ottima, e sento leggermente una piccola pressione sulle spalle. I piedi sono riparati molto bene. Adesso è impostato sulla modalità giro turistico, quindi con la potenza 1, massima potenza per quanto riguarda l'erogazione di questi 102 cavalli. Adesso iniziamo anche ad aiutarci col sequenziale, possiamo sempre intervenire anche adesso se dobbiamo scalare più marce insieme, non c'è problema ovviamente. Adesso voglio provare da qui, da questa piccola ripartenza, ad andare in modalità AM. Sistema DCT impeccabile, veramente tanto migliorato rispetto alla 1000 dell'Africa Twin che provai oramai nel lontano 2018. Di questa moto mi piace soprattutto il baricentro basso, che la rende agile quasi al pari di uno scooter. Le gambe sono belle al caldo, le mani sono riscaldate dalle manopole, che sono tra l'altro, vi ricordo, di serie, così come è di serie il cavalletto centrale, e stessa cosa per quanto riguarda le valigie laterali. Si controlla in un fazzoletto, il peso non si avverte, nonostante poi il DCT porta anche più chili. Bello l'allungo della seconda. Anche sul dissestato andiamo a cercarcele un pochino le buche.
devo dire la verità, tiene un gran bene. Qua c'è una buona base di partenza che ovviamente è data dalla piattaforma Africa, quindi questo motore 1100 da 102 cavalli con un'ottima coppia sotto, e in più c'è una bella ruota anteriore da 17 che conferisce un'ottima maneggevolezza e agilità anche nello stretto e anche nel traffico. Al posteriore la ruota da 180 sono convinto che darà buone soddisfazioni anche nel misto stretto e sui curvoni un po' più, diciamo, in appoggio. Questo è veramente sempre un ottimo anello di congiunzione per chi vuole affacciarsi dal segmento scooter e passare a un bel cambio e vedere com'è il mondo moto, e al tempo stesso si tratta di un'ottima soluzione anche per i motociclisti che magari macinano tanti chilometri, magari anche nel quotidiano in mezzo al traffico, quindi non si stancano, la fatica la fa la moto a livello di frizione, molto molto fluida. Poi consideriamo appunto che adesso sto con la mappa più esuberante. Anche il sound dello scarico di serie è molto grintoso, facilissima e ben calibrata. Non avrei altro modo per descrivere questa moto, che tra l'altro, sempre tra l'accessoristica, presenta una bella presa USB qui sulla destra e una presa 12 volt sulla sinistra, quindi a quel punto bisognerà sbizzarrirsi con i vari adattatori per avere tutte le varie funzionalità. Poi c'è anche possibilità ovviamente di connetterla attraverso il sistema Bluetooth. Honda praticamente ha un sistema che mette le frecce più in basso e il clacson più in alto, e venendo magari da altre moto capita di pigiare per sbaglio. Molto molto bene. Immagino che anche il passeggero starà molto comodo su questa sella che è ben imbottita, posizione rilassata delle spalle, delle braccia. Io immagino insomma di mettermi a macinare tanti chilometri senza problemi. Quindi questo è stato il mini giro effettuato con Live Tour qua da Ferrari Moto. Se volete passare in concessionaria per un preventivo sapete dove trovarci. Allora, seduta molto comoda, per me che sono 1,90 le gambe sono leggermente raccolte. Queste sono le prime sensazioni per questo piccolo aperitivo che facciamo facendo queste prove comunque di un quarto d'ora in cui saggiamo la moto nel traffico in un pezzettino di superstrada per poi ritornare poi. Allora, il motore sotto è decisamente più pieno rispetto alle precedenti versioni, la risposta del gas è molto pronta, la frizione è di un morbido essendo assistita e anche antisaltellamento, quindi c'è anche, diciamo, una componente di sicurezza in più. L'avantreno davanti è decisamente più sostenuto, ecco. Il freno, almeno dal primo attacco, ma sono abituato ad altri tipi di frenata, mi sembra leggermente spompo, però basta insomma azionarlo con un po' più di decisione per avere insomma tutto l'apporto di frenata che ci occorre. È molto bello che con un filo di gas la moto ti porta via subito senza problemi e puoi anche, diciamo, permetterti di andare un po' sotto coppia. Cambio precisissimo, anche senza l'ausilio della frizione, non strappa eccessivamente, veramente molto molto pronta e scattante questa CB500X, una vera arma da traffico e da gita fuori porta, senza considerare che questa moto vanta dei consumi praticamente scooteristici. Parliamo della bellezza di 30 km con 1 litro. Questa secondo me anche guidandola in piedi ci si sta benino sopra. Poi comunque la ruota da 19 non disdegna il fuoristrada, ovviamente non hard, molto semplice, quindi va bene la strada bianca ma anche qualcosina in più. Veramente un gran bel telaio. La moto scende giù con il pensiero praticamente, tutto molto semplice e funzionale. La prima sensazione salendo su questa moto è di averla già guidata da parecchio tempo. Questa è una prerogativa di molti modelli Honda, il family feeling e la confidenza. Le buche ovviamente non le sente, la sella è bella spaziosa e consente ampi movimenti sia longitudinalmente che trasversalmente. Perché credo che quando accende lo stai dietro. È molto più scattante rispetto alle precedenti versioni, Secondo me no. Sì.
Promossa a pieni voti, tanta agilità, se ci pensiamo a un prezzo estremamente contenuto, perché siamo poco sopra i 7.000 euro, siamo a 7.240 FC come prezzo, e rispetto, per dire, al best seller TRK non ha nulla a che vedere, sia in termini di qualità costruttiva, sia in termini di peso, sia in termini appunto di rapporto peso-potenza, perché poi la cavalleria è quella, ma qua c'è uno sprint che sul TRK proprio per vincoli di natura di peso non si possono avere, senza contare che Honda su tutta la gamma offre 6 anni di garanzia. Anche se questa dovesse essere una moto di transizione piuttosto che un investimento a lungo termine, abbiamo anche, diciamo, dei punti di forza in fase di rivendita. Equilibrio ottimo di questa moto, sto andando veramente con un filo di cassa e pizzicando questa frizione che è di un burro, ragazzi, morbida, questa secondo me dopo tante ore anche nel traffico, venendo da Roma, so bene cosa vuol dire. La perfetta seconda moto, o un modo tutto fare per chi vuole contenere la spesa e magari non avere una macchina, e anche una prima moto per imparare e per godere delle gioie della guida comunque turistica. Ed eccoci qui all'ingresso, altre persone si stanno avvicinando, c'è un po' di curiosità nell'aria. Quindi gente, questi sono i prodotti Honda che sono riuscito a toccare con mano tra un preventivo e l'altro. Purtroppo non ho potuto dedicarmi tantissimo appunto alla parte video perché ero impegnato con l'attività in concessionaria, ma sicuramente appena si presenterà l'occasione utile, magari con un po' più di calma, prendendomi uno dei veicoli demo a disposizione che ci sono e che arriveranno successivamente, vedrò sempre di portarvi qualche bel contenuto test ride approfondito e ricco di informazioni. Quindi sotto con i commenti fatemi sapere se ci sono curiosità riguardo alle moto che ho provato qui all'Honda Live Tour 2022 e scrivetemi anche se avete altre curiosità in merito ad altri modelli della gamma Honda, vediamo se riesco a risolvervi qualche dubbio. Qualora ancora non vi foste iscritti vi invito a farlo, ovviamente attivate la campanellina per ricevere la notifica, per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici in modo da aiutare la crescita del canale. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!